Abbiamo accesso a più informazioni di quante qualsiasi generazione prima di noi avrebbe potuto immaginare. Possiamo sapere in tempo reale cosa succede dall'altra parte del pianeta. Eppure, sempre più persone mi dicono la stessa cosa. Mi sento stanco, vuoto. Apatia, una parola che pronunciamo spesso con leggerezza, spesso confondendola con pigrizia o indifferenza, ma l'apatia è altro. È quella sensazione di guardare il mondo attraverso un vetro e vedere tutto nitidamente, ma non riuscire a sentire nulla. È svegliarsi e svolgere meccanicamente le nostre giornate senza quella scintilla che dà senso alle cose. E no, non è depressione. La depressione ti schiaccia, ti toglie le forze. L'apatia invece ti lascia funzionare perfettamente in superficie, ma dentro c'è solamente silenzio. Oggi voglio portarti dentro questa parola, non per diagnosticarti qualcosa, ma per darti strumenti, perché l'apatia è reversibile, è uno stato, non una condanna. E capire come funziona è il primo passo per riaccendere quella fiamma che forse ultimamente fai fatica a trovare. Questo canale, Viro Vino, nasce da una convinzione semplice, che la cultura, l'intelligenza, la consapevolezza ci rendono persone migliori, non più istruite, migliori, e che il vino, quando non lo riduciamo a punteggi o a prezzi, possa essere un compagno in questo viaggio. Ma partiamo dall'inizio. Apatia viene dal greco apateia. A privativo e pathos, che significa sofferenza, passione, emozione, letteralmente assenza di pathos. Ma attenzione, per gli antichi greci l'apateia non era necessariamente negativa. Gli stoici in particolare la consideravano una virtù. L'idea era raggiungere uno stato di imperturbabilità, non farsi sopraffare dalle emozioni distruttive. Marco Aurelio nei suoi pensieri scrive: non lasciarti trascinare dalla fantasia delle impressioni, ma fermati e chiedi loro di quale cosa ti stai occupando. Per gli stoici l'apateia era libertà dal tumulto delle passioni che ci rendono schiavi, ma c'era un equilibrio delicato. Non si trattava di non sentire nulla, ma di non essere dominati da ciò che si sentiva. Poi arriva il cristianesimo e tutto cambia. Le passioni diventano centrali, la compassione, l'amore, la carità. L'apateia perde la sua nobiltà e diventa sospetta. Chi non sente, chi non si commuove, chi non partecipa emotivamente alla sofferenza altrui è visto come moralmente deficitario. Nel Medioevo l'apatia viene collegata all'accidia, uno dei 7 peccati capitali. Ma l'accidia non è pigrizia fisica, è torpore spirituale, è il non prendersi cura della propria salvezza, il vivere meccanicamente senza slancio verso il divino. E oggi l'apatia si è democratizzata, non è più una questione filosofica o spirituale, è diventata una condizione diffusa, quasi endemica. Viviamo bombardati da stimoli, eppure sempre più persone riferiscono di sentirsi emotivamente anestetizzate. L'apatia non è solamente un concetto filosofico, è una forza che attraversa la storia e lascia tracce concrete. Pensa al concetto di banalità del male che emerge dai processi di Norimberga. Non la cito per fare filosofia da salotto, ma perché i verbali di quei processi rivelano qualcosa di agghiacciante. Molti dei responsabili delle atrocità naziste non erano mostri sadici, erano burocrati, persone che avevano spento la capacità di sentire le conseguenze delle loro azioni, eseguivano ordini, compilavano moduli, organizzavano trasporti, e dentro di loro il silenzio emotivo. L'apatia può essere sistemica, può diventare parte della cultura di un'epoca, di un sistema. Negli anni '80, quando l'epidemia di AIDS cominciò a mietere migliaia di vittime, la risposta istituzionale fu lenta, fu inadeguata. Perché? Perché le vittime erano considerate altre, omosessuali, tossicodipendenti. La società guardava, sapeva, ma non sentiva abbastanza urgenza da agire. Oggi viviamo quella che alcuni chiamano stanchezza da compassione. Vediamo talmente tante tragedie scorrere sui nostri schermi che il nostro sistema emotivo si
sovraccarica e poi si spegne. È un meccanismo di difesa, ma ha un prezzo. C'è un esperimento psicologico degli anni 60 che forse conosci, l'effetto spettatore. Nel 1964 a New York Kitty Genovese fu aggredita e uccisa sotto casa sua, mentre 38 persone, secondo i primi resoconti, sentirono le sue urla e non intervennero. La storia venne poi ridimensionata dai fatti reali, ma l'esperimento che ne derivò rilevò qualcosa di inquietante. Più persone assistono a un'emergenza, meno è probabile che qualcuno intervenga. La responsabilità si diluisce e così anche l'urgenza emotiva. L'apatia quindi non è solo un problema individuale, è anche un problema sociale, si alimenta di strutture, di narrazioni, di abitudini collettive. Ma veniamo a qualcosa di più vicino. La letteratura ha raccontato l'apatia in modi straordinari. Pensa al protagonista de Lo straniero di Albert Camus, un uomo che assiste al funerale della madre senza piangere, che uccide quasi per caso senza rabbia, che al processo non riesce a difendersi perché non sente nulla di quello che la società si aspetta debba sentire. Camus non lo giudica, lo osserva e ci mette davanti una domanda scomoda. Cosa succede quando le emozioni che dovremmo provare non arrivano? Nel cinema, American Beauty racconta magistralmente l'apatia suburbana. Lester Burman vive in una casa perfetta, con una famiglia perfetta, un lavoro stabile, ma dentro è morto. La sua è un'apatia mascherata da normalità e quando decide di risvegliarsi, il risveglio è violento, disordinato, distruttivo. La musica ha dato voce all'apatia in modi potenti. Comfortably Numb dei Pink Floyd è un inno generazionale a quella sensazione di distacco emotivo. There is no pain, you are receding, a distant ship smoke on the horizon. Non c'è dolore, ma non c'è nemmeno vita, solo una confortevole anestesia. E poi c'è Leonard Cohen, Everybody Knows, è un catalogo di disillusione. Tutti sanno che il gioco è truccato, che i poveri restano poveri, che la barca affonda, ma la conoscenza senza emozione diventa paralisi. Sapere tutto senza sentire nulla è forse la forma più moderna di apatia. L'apatia si manifesta in modi sottili, quando scorri news di tragedie e non senti più nulla, quando un amico ti racconta un problema e tu annuisci ma dentro sei già altrove, quando fai le cose che devi fare senza sentire più perché le fai. L'apatia moderna è spesso mascherata da funzionalità. Lavori, paghi le bollette, vai in palestra, rispondi ai messaggi, ma dentro c'è un vuoto, una disconnessione tra ciò che fai e ciò che senti. E qui arriva il punto cruciale: l'apatia non si cura con più stimoli, non serve aggiungersi più impegni, più distrazioni, più cose da fare, serve esattamente il contrario, serve rallentare, serve creare spazio, serve riconnettersi con ciò che sentiamo davvero anche quando è scomodo. Scrivimi nei commenti, hai mai attraversato un periodo in cui le cose accadevano ma dentro di te non sentivi quasi nulla? Come ne sei uscito? O ci sei ancora? Parliamone, perché l'apatia odia essere nominata, portarla alla luce è già un primo passo. E ora veniamo al vino, non perché sia una soluzione all'apatia, ma perché il mondo del vino ci insegna qualcosa di prezioso su come tornare a sentire. C'è un paradosso nel vino contemporaneo. Mai come oggi abbiamo avuto accesso a vini straordinari da ogni angolo del pianeta. Mai come oggi abbiamo avuto così tante informazioni, schede tecniche, punteggi, descrizioni dettagliate, eppure molti appassionati ti dicono non provo più la stessa emozione di una volta. È apatia? In un certo senso sì. È l'effetto dell'abbondanza. Quando hai troppo velocemente, il sistema di ricompensa si abitua, si desensibilizza. Il bicchiere di vino diventa un'altra casella da spuntare, un'altra bottiglia da fotografare, un altro punteggio da inseguire. Ma c'è un altro modo di stare con il vino, un modo che non è accumulo, ma presenza. Ti faccio un esempio. Puoi bere 100 vini diversi in un anno e non ricordarne nemmeno uno. Oppure puoi bere 10 vini, ma davvero, dedicarci tempo, attenzione, silenzio. Il vino è lento per natura, non si può bere velocemente senza perdere tutto. Ha bisogno di essere aspettato, annusato, assaporato, digerito. È un rituale di rallentamento in un mondo che corre. E quando rallenti succede qualcosa. Cominci a sentire di nuovo, non solo il vino, anche te stesso.
anche chi ti sta accanto, perché il vino è un medium, un ponte tra il dentro e il fuori, tra te e il mondo. Nel vino c'è anche la lezione della pazienza. Un vignaiolo pianta una vigna sapendo che passeranno anni prima che dia frutti degni di essere vinificati. Aspetta, cura, senza fretta, e quando arriva il momento c'è una pienezza in quel vino che non puoi ottenere con la velocità. L'apatia invece è figlia dell'impazienza. Vogliamo sentire subito, forte, continuamente, e quando non arriva ci scoraggiamo, ci disconnettiamo. Il vino ci insegna che saper aspettare è una forma di vitalità, non di passività. E poi c'è la dimensione della condivisione. Il vino chiede compagnia. Certo, sì, ok, va bene, puoi berlo da solo, ma la sua natura chiama l'altro, chiama la conversazione, la convivialità, la presenza reciproca. L'apatia isola, ti chiude in te stesso. Il vino, quando è vissuto bene, ti apre, ti mette in relazione, e nelle relazioni autentiche l'apatia fatica a sopravvivere. Non sto dicendo che il vino sia la soluzione ai mali esistenziali, assolutamente no, sarebbe ridicolo. Sto dicendo che le pratiche legate al vino, ossia rallentare, attendere, degustare con presenza, condividere, sono pratiche anti-apatia. Sono gesti che ci riportano nel corpo, nel presente, nel sentire, e in un mondo che ci spinge costantemente altrove, questi gesti hanno un valore politico, sono resistenza. Quando apri una bottiglia e ti siedi senza fretta, senza smartphone acceso, solo con quel bicchiere e magari qualcuno con cui parlare davvero, stai facendo un atto rivoluzionario, stai scegliendo di sentire invece che di scorrere. E forse questo è il migliore insegnamento che il vino può darti, che la vita non si accumula, si degusta, che la qualità batte sempre la quantità, che essere presenti a un momento vale più di vivere 1000 momenti senza esserci davvero. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio dentro la parola apatia, e spero che tu abbia capito che non è una condanna, non è una malattia incurabile, è uno stato temporaneo, reversibile. Certo, viviamo in un tempo che alimenta l'apatia, l'eccesso di stimoli, la velocità, la frammentazione dell'attenzione, la distanza tra noi e le conseguenze delle nostre azioni. Tutto questo cospira per anestetizzarci. L'apatia si nutre di automatismi, di routine non scelte, di vita vissuta in superficie, ma la superficie si può rompere. Basta un gesto consapevole, una domanda onesta, un momento di vera presenza, e il vino, se lo usi bene, può essere un alleato in questo. Non perché risolve problemi, ma perché ti insegna un modo di stare, un ritmo, una qualità di attenzione che puoi portare poi in tutto il resto. Allora ti lascio con questa riflessione. L'antica apateia stoica era uno stato di pace, di non turbamento, ma noi oggi non abbiamo bisogno di quella pace, abbiamo bisogno del contrario, abbiamo bisogno di turbarci di nuovo, di commuoverci, di sentire anche quando fa male. Perché l'alternativa non è la serenità, l'alternativa è il nulla, e tu non sei fatto per il nulla, sei fatto per sentire, per partecipare, per esserci anche quando è difficile. Soprattutto quando è difficile. Prima di salutarti ti chiedo 3 cose. 1. Se questo video ti ha fatto riflettere, se ti ha dato anche solo uno spunto, metti un like. Mi aiuti a far arrivare queste parole a più persone. E in un mondo saturo di contenuti vuoti, far circolare riflessioni vere è già qualcosa. 2. Scrivimi nei commenti, raccontami la tua esperienza con l'apatia, come si è manifestata nella tua vita. Hai trovato modi per attraversarla? Parliamone. Questo canale vive delle vostre voci, non solo della mia. 3. Iscriviti al canale. Qui continuiamo a esplorare parole, cultura, emozioni. E il vino come compagno di viaggio non è intrattenimento leggero, è nutrimento. E se sei arrivato fino a qui, evidentemente è il tipo di nutrimento che cerchi.